Buongiorno! Ma buongiorno, ben ritrovati! Anche oggi il sole ci sarà domani. Si fa attendere. Comunque noi abbiamo fatto i tickets per entrare in una delle attrazioni numero 1 della città. Maggiori, quelle più che richiamano, diciamo. Ovvero Santa Sofia! Poi vi diciamo qualche cosa. Ora approfittiamo velocemente del fatto che è mattina presto e non c'è coda, perché di solito c'è un sacco di gente. Anche ore, noi abbiamo fatto 2 minuti di fila, quindi buonissimo. Abbiamo passato il primo controllo come all'aeroporto. Ci vedete voi perché la luce è poca. E stiamo facendo il corridoio per entrare dentro la moschea Hagia Sophia. Godetevi la visita, poi vi racconteremo qualcosa di questa moschea. C'è da fare una bella salita. Siamo dentro, facciamo tutto il giro al piano rialzato con queste terrazze che danno all'interno della moschea. E ora finita la visita giù come le zucche. Vado io. Come promesso, ragazzi, vi diciamo due parole su questa alle mie spalle, che è la bellissima moschea di Hagia Sophia o Santa Sofia.
che è patrimonio dell'UNESCO. Tappa imperdibile per chi venisse ovviamente ad Istanbul, perché è considerato il capolavoro dell'architettura bizantina. Viene chiamata in più modi o Santa Sofia o Hagia Sofia o Hagia Sofia. Purtroppo questo edificio ha una storia lunga e travagliata. Dove ora sorge la moschea, prima era stata costruita una chiesa datata IV secolo d.C., che ovviamente è andata distrutta. Quella che possiamo vedere adesso è stata voluta fortemente dall'imperatore Giustiniano I e sono stati iniziati i lavori nell'anno 537 d.C. Il sovrano dell'epoca utilizzò tutti i materiali provenienti dal territorio circostante, cioè quelli appartenenti all'impero, perché voleva il meglio, voleva un edificio che fosse, diciamo, il non plus ultra per questa città, perché questo edificio doveva rappresentare la basilica maggiore, quella più grande di tutta la cristianità. La basilica è stata per anni, come vi dicevo, il più grande centro di culto e fu terminata durante il regno del successore, cioè di Giustiniano II. Purtroppo è stata colpita diverse volte da alcuni terremoti ed è stata oggetto di saccheggi, devastazioni e privata anche di reliquie importanti. Con la conquista dell'allora Costantinopoli da parte di Maometto il Conquistatore, la Basilica di Santa Sofia è stata convertita in una moschea e è stato mantenuto il nome Sofia, ma a quel punto è stata chiamata Hagia Sofia. Fortunatamente, visto le devastazioni subite, è stata oggetto di lavori e di manutenzioni. L'edificio è rimasto un luogo di culto islamico fino all'anno 1935, quando il mitico, aggiungo io, Mustafa Kemal Atatürk, conosciuto appunto come il fondatore della Repubblica di Turchia, decise di trasformarlo in un museo aperto al pubblico e in questo modo chiunque poteva ammirare la bellezza di questo edificio. Successivamente, nell'anno 2020, per il volere del presidente Erdogan, questo luogo adibito a museo è stato nuovamente convertito a moschea, perché Erdogan voleva che la fede, diciamo così, fosse aperta e fruibile a tutti. Dal 1 gennaio del 2024 però il primo ministro del turismo ha ripristinato l'ingresso a pagamento per vedere la moschea di Hagia Sofia. Per i soli turisti, però, per i soli turisti, cittadini stranieri, diciamo così. Quindi gli abitanti e i fedeli possono entrare, ma i turisti devono pagare una quota bella considerevole. Diciamo, vi abbiamo raccontato un po' tutto quella che è stata la storia e aggiungiamo le nostre considerazioni. Sinceramente, io parlo per me, poi Fede dirà la sua, io sono rimasta un po' delusa. L'ho trovata all'interno un po' trascurata, nel senso che non me l'aspettavo così rovinata. Effettivamente ha subito, è vero, dei danni, terremoti, saccheggi, eccetera, eccetera, però insomma non me l'aspettavo in questi termini e soprattutto non mi aspettavo il biglietto considerevole, perché parliamo di 25 euro a testa per vedere il biglietto base, minimo, diciamo, che consiste nell'anello soltanto superiore, cioè puoi fare una visita praticamente nella parte superiore, si fa una sorta di semicerchio e si guarda dall'alto praticamente quella che è la moschea e effettivamente ci sembrano un po' tante. Poi anche un po' il pressing che abbiamo subito, diciamo, dalla vigilanza, perché è molto attenta la vigilanza, ti guarda assolutamente se c'hai un capello fuori, per l'amor di Dio, tutto giusto, bisogna rispettare le regole, però non puoi fare una foto di troppo perché ti richiamano, quindi si sente che c'è questo forte pressing e insomma mi aspettavo un po' una cosa un pochino leggermente più leggera, ecco. Infatti, come dice Marta, dentro, a parte è molto buia, ma quello fa parte della moschea, però gli affreschi sono molto rovinati e sembra ci sia un po' di incuria. Bisogna anche dire che almeno dalla parte esterna ci sono delle impalcature, quindi stanno facendo dei lavori sicuramente di ristrutturazione. La parte interna speriamo che magari nel corso degli anni a venire venga poi presa in considerazione, ma al momento pagare questa cifra considerevole sicuramente serviranno per fare i lavori, nessuno lo mette in dubbio, però considerate
considerando che fino all'anno scorso era gratuita e così di botto dovete pagare 50 euro in due, esatto. Per vedere solamente poi l'anello superiore è un po'... Sa un po' di spremitura nei confronti del turista, ecco, anche perché in origine il piano terra era aperto, si poteva visitare, invece hanno messo visitabile solamente l'anello superiore e non possiamo accedere in quello inferiore, quindi se avete visto passare delle persone, quelli sono i fedeli che hanno il libero accesso. Tutta questa situazione dal 2024, dal gennaio precisamente 2024, ha scatenato una forte polemica, no? Sia nei confronti dei turisti ma anche i cittadini, insomma, non hanno preso di buon gusto la scelta, e il ministro del turismo si è giustificato dicendo che probabilmente questa manovra, diciamo così, avrebbe ridotto le innumerevoli visite e le gran code che si formano tutti i giorni, soprattutto nel periodo estivo, questo aggiungiamo noi, davanti all'edificio. In questo periodo non ce ne sono perché noi siamo entrati senza coda. Infatti volevo dire che noi siamo stati fortunatissimi, abbiamo fatto veramente 2 minuti d'orologio di fila esterna. Ci sono anche, soprattutto d'estate, i biglietti saltafila, quindi chi non volesse fare ore di fila può con un sovrapprezzo ovviamente ottenere questo vantaggio. Però ecco, volevo dire che è stata tirata fuori questa giustificazione da parte del ministro del turismo, però ha retto fino a un certo punto, perché insomma fare questa manovra da gratis a 25 euro, così solo, ripeto, per i turisti, insomma sembra un po' un atto di spremitura, di estorsione nei confronti del turista. Però vabbè, queste sono nostre considerazioni, siamo rimasti un po' delusi, ecco, questo è quello che così a caldo. Esatto, anche perché poi c'è la parte del museo che ha un biglietto a parte, quindi se volete fare il tour completo non sono più 50 euro in due ma sono quasi 50 euro a testa. Grigia purtroppo anche oggi, ma dietro di noi è blu perché siamo davanti alla Moschea Blu. In questo momento hanno chiuso la moschea, questo perché gli ingressi non sono sempre aperti, ma durante l'ora della preghiera vi cacciano fuori e quindi dovrete aspettare la fascia oraria successiva, che è fra un'ora e mezzo. Quindi abbiamo deciso di fare un altro giro qui nella parte storica di Sultanahmet e poi torneremo ovviamente. Con il canto del muezzine ora entriamo a vedere le tombe dei sultani. Wow, detta così fa. Ma che sultani sono? Ce n'è uno importante, sono i sultani ovviamente che si sono succeduti nel periodo ottomano, però ce n'è uno che è Ahmed Khan I, che è colui che ha voluto fortemente la Moschea Blu.
questo momento c'è il richiamo alla preghiera sia dalla moschea blu che dalla moschea di Hagia Sofia, ed è curioso notare come le due moschee si alternino con il canto della preghiera, con il richiamo. È vero, il muezzin uno parla, diciamo canta più che parla, poi si zitta e poi parte l'altro, cioè sono sincronizzati. Uscendo troviamo questa bellissima fontana decorata con i vari specchietti, è tutta brilluccicante e si chiama fontana tedesca perché è stata donata dall'imperatore Guglielmo II per suggellare quella che era l'alleanza con l'impero turco. Adesso percorriamo un'area dove in antichità sorgeva l'ippodromo romano e dove sorgono diverse strutture molto importanti. L'ippodromo ovviamente non c'è più, ma ha mantenuto il perimetro originale. Al centro dell'ippodromo vedete bene questo obelisco più che questa colonna di Teodosio. L'obelisco di Teodosio è il monumento più antico di Istanbul e svetta su tutto l'ippodromo di Bisanzio. È stato realizzato in Egitto nel 1479 a.C. e è di granito rosa. È in un ottimo stato di conservazione, tant'è che si vedono ancora molto bene i geroglifici egizi che lo ricoprono. Qui abbiamo un'altra colonna importante della città, me la immaginavo più grande, un po' come gli altri due obelischi, ed è la colonna dei serpenti. La colonna dei serpenti è conosciuta anche come tripode di Delfi. È un'antica colonna di bronzo alta 8 metri, è ciò che rimane di un antico tripode sacrificale che anticamente era collocato a Delfi e fu trasferito qui a Costantinopoli, l'allora Costantinopoli, da Costantino nel 324 per commemorare la vittoria dei Greci sull'impero persiano. E finiamo il trittico di colonne con la colonna di Costantino. In questo momento siamo di nuovo davanti alla Moschea Blu, sta per finire la preghiera dei fedeli che stanno uscendo e nel frattempo si sta allungando sempre di più la fila dei visitatori che vogliono entrare.
Saluta Italy. Hello Italy. Italy. Ciao Italia. Ciao Italy. Ciao Italy. Bye bye, have a nice day. Bye bye. Yes. Come on, Facciamo una foto insieme? Bye bye Italy. Bye bye Italy. YouTube? Yeah. YouTube. Lasciamo nuovamente la Basilica Blu, ma ci torneremo in un altro momento perché ora è troppo congestionata di persone. Sì. E abbiamo fatto anche una foto ricordo con delle ragazze locali che ci hanno chiesto se Eravamo youtubers. eravamo youtubers e si sono iscritte al canale. Fate come le ragazze turche. L'altro giorno si è iscritto il nostro vicino coreano, Esatto. oggi si sono iscritte le nostre followers turche. Fa piacere perché poi non parlavano inglese, è venuta con il telefono con la traduzione dal turco all'inglese e ha chiesto possiamo fare una foto con voi? All'inizio pensavamo volessero una foto con la moschea dietro, invece no, con voi. Con voi? Va bene, siamo già famosi. E poi hanno visto la GoPro e hanno detto, sempre un po', una parlava un po' più inglese, hanno detto ma avete un canale YouTube? Sì. Ah, allora iscriviamoci tutti al canale. Vabbè, è stato E se piacere. ora ci stanno guardando le salutiamo nuovamente. Ciao, merhaba. Merhaba e Teşekkür ederim. Guardate qua, piccola pausa pranzo. I simit, buon appetito. Il mio con la cioccolata, Ah. goloso. Ah. Stiamo costeggiando la cisterna basilica, o come viene chiamata in turco, tradotto palazzo sommerso. È uno spazio sotterraneo che è stato costruito nel VI secolo d.C. per rifornire d'acqua gli edifici dell'allora Costantinopoli. Stiamo cercando di fare questo video sulla cisterna, ma come vedete passano i tram, passa ora anche il convoglio scortato dalla polizia, L'auto blu. l'auto blu, c'è di tutto, quindi capiteci, fare lo youtubers non è facile, non è roba per tutti, Si perde la voce, si perde la roba, perché la bisogna gente urlare. poi sbaglio anche le parole. Tutto questo per dire che la cisterna è una delle tappe più belle di Istanbul, ma noi non la vedremo perché anch'essa ha un prezzo molto elevato, ci vogliono altri 50 euro in due e noi ci siamo comunque ritagliati un budget, staremo qui tanti giorni, Esatto. abbiamo tante spese e ovviamente purtroppo non è possibile vedere tutto. E come dicevo, non è possibile vedere tutto, noi ci troviamo qui, ma Istanbul è tutta questa parte qui. La parte neanche europea, di sì, la parte europea e la parte asiatica. Come detto è una città immensa, piena di cose da vedere. Abbiamo scelto cosa ci interessa vedere e purtroppo sì, se non ci fossero questi ingressi così elevati magari sarebbe fattibile, però ecco. In una vita di viaggio a lungo termine, con tanti paesi che ci aspettano anche nei prossimi mesi, nel nostro futuro, non possiamo vedere tutto il mondo in ogni al pieno al 100%. Cioè i tickets di fatto non possono comprare tutti i tickets. No, i nostri tickets sono limitati. Siamo noi già tickets, capito? Possiamo provare a dire lì all'ingresso, ma noi siamo i tickets. Noi facciamo promozione turistica, ma loro non ci sentono, non capiscono, non parlano la nostra lingua. E il sultano, non lo so, c'hai i tickets per entrare? No tickets? E allora noi proseguiamo. E che si deve fare? Ora costeggiamo alla nostra sinistra il Parco Gulane che tra poco andremo a visitare, ma prima di arrivare lì vogliamo affacciarci all'ingresso del palazzo Topkapi. Famosissimo Palazzo dei Sultani.
che anch'esso è proibitivo, ma non perché ci siano sultani incavolati neri, ma per l'ingresso che è ancora più elevato. Sì, sì. E per entrare vi dico solo che ci vogliono oltre 100 euro in due. Sì, sì, non bastano gli ingressi da cisterna più Hagia Sofia messi insieme e oltre. Abbiamo appena varcato l'ingresso per i giardini del palazzo Topkapi, dove vi scannerizzano da testa ai piedi. Vi fanno denudare. E noi che abbiamo anche i bank nei nostri giacchetti termici, tutte le volte tocca staccare la spina e riattaccarla. Sì. E poi posa la GoPro, e posa il cellulare, e posa lo zaino, e posa tutte le batterie. La GoPro non gli piace molto. La GoPro non gli piace. Perché in tutti i siti sono vietate le riprese professionali. Quindi loro sono convinti che la GoPro sia, diciamo, un mezzo per fare riprese professionali. Quindi ce l'hanno contestata, questa ragazza l'ha fatta vedere al collega, sì. Gli ha detto ma questa va bene? Lui ha fatto ok. Passa. Però anche Hagia Sofia è stata dura, È stata dura. Insomma, che poi ragazzi, parliamoci chiaro, oggigiorno ci sono i cellulari che fanno dei video ultra professionali, di qualità eccezionale. Anche superiori alla GoPro. Quindi se uno volesse il video per divulgazione professionale lo fa col telefono. I telefoni non vi dicono nulla. No. Potete fare foto e video senza problemi. È un po' strana la cosa. Comunque noi siamo entrati, ora vi mostriamo subito l'ingresso del palazzo e tutti i giardini circostanti. Qui dietro abbiamo la biglietteria, siamo andati a vedere il biglietto d'ingresso, 1700 lire che al cambio sono circa 48 euro a testa e quindi per noi è tagliata fuori. È off limits, ora spendere 100 euro per una visita di un palazzo, pur meraviglioso che sia, insomma ci sembra a nostro avviso un po' eccessivo. Anche perché di palazzi da vedere ce ne sono tantissimi e non basterebbe uno stipendio intero per vederli tutti. Questo alle mie spalle è l'ingresso principale del famoso palazzo del Topkapi, che altro non è stata che la residenza ufficiale dei sultani ottomani. In lingua turca significa porta del cannone. Venne concluso nell'anno 1478, 25 anni dopo la presa di Costantinopoli da parte delle armate del sultano ottomano Mehmet II. Nell'anno 1924 venne trasformato da serraglio, diciamo da caravanserraglio, in un museo. E adesso attualmente però si possono visitare soltanto alcune stanze, quindi una parte dell'intero edificio. Ora stiamo percorrendo i giardini interni del palazzo, che insomma fuori dalle mura del palazzo ma all'interno della seconda linea di mura con le rispettive porte, e stiamo costeggiando la parte posteriore della moschea di Hagia Sofia. Sì, effettivamente lì si vede tutta l'età che ha, Sì, è vecchiotta. È vecchiotta. Lì vedete abbiamo un'altra porta d'ingresso e da questa parte abbiamo il mare sullo stretto del Bosforo, con la parte asiatica dall'altra parte. E allora entriamo dentro questo parco e facciamoci una bella passeggiata. C'è una fontana fatta al libro che è una roba mai vista una roba del genere.
Come sentite dai versi che fanno, qui sopra è pieno di pappagalli. Ovviamente in GoPro è impossibile vederli, ma vi garantiamo che ci sono. Stavo leggendo anche il cartello, ci sono anche degli scoiattoli, dice. Anche gli scoiattoli. Non so se ora è il momento del letargo, ma stava dicendo. Guardate che tunnel romantico. Eh sì. Abbiamo letto che questo parco è il più antico di Istanbul e una curiosità, ad aprile partecipa al Festival dei Tulipani. Wow. Infatti ci sono tantissimi giardinieri che stanno sistemando tutte le aiuole e abbiamo visto infatti che stanno seminando dei bulbi. Ora abbiamo capito il perché. Come vedete è cambiato lo scenario, siamo passati in zona ristorantini perché è l'ora di pranzo e quindi dobbiamo trovare qualcosa da mangiare. Tutti ci invitano, ma poi alla fine ci chiedono il conto. È già passata, per dire la verità, l'ora di pranzo. È facile invitare, sono bravo anche a invitare, vero? Vabbè, a parte gli scherzi, cerchiamo un posto dove mangiare qualcosa di buono, di veloce e proseguiamo. Riposarsi anche un attimo le gambe, perché non vi dico già quanto abbiamo camminato da stamattina. 8 chilometri, 8! Stasera ci ricoverano. Eccoci a tavola. Guardate che tavola imbandita, quanta robina abbiamo preso. Ora iniziamo dalla degustazione. Cosa hai preso te? Io ho preso un contorno bello fumante con delle melanzane che a me piacciono molto, e poi ho preso un coscio di pollo con le patate arrosto. Ho preso solo il secondo con il contorno. Questa è una locanda, si chiamano locantasi, le trovate in tutta la città e sono posti dove si mangia comunque a prezzi buoni, cibo veramente buono cucinato della giornata. Sono nate prettamente per sfamare, diciamo così, i lavoratori della città. L'unica pecca è che la sera non sono aperte, cioè tardo pomeriggio poi chiudono. Mentre io invece ho preso delle polpette di carne con patate e pomodori e poi la zuppa di fagioli. Giusto per scaldarsi. Buon appetito! Vedete, ho preso queste. Male non Buonissime. Beh, buono? molto tenero, buono. Soddisfatta. Piombati nel caos totale, ragazzi. Abbiamo fatto un'altra fermata, andiamo a vedere da questo lato la moschea di Aksaray, se si pronuncia giusto. Che personaggio! E lui? Sandokan. Siamo sommersi dal caos, ma qui è ordinaria amministrazione. Sì. Ci sono tantissime attività, anche illustrascarpe, ce ne sono tantissimi tra l'altro. Sì, davvero molto bello. Questo aveva tutto un appoggiascarpe Tutto professionale. dorato.
tanti musicisti e anche le persone che vi pesano Ah già, questa me con la l'ho bilancia, che vi prendono il peso. Dall'altra parte però ci sono anche tante cose moderne e tecnologiche, quindi c'è un contrasto fortissimo. Non c'è nessuno, ragazzi, tranquilli.